Cremona è una città che custodisce un fascino unico, un mix perfetto di storia, cultura e sapori che vale assolutamente la pena scoprire. In questa guida esploreremo il suo incantevole centro storico, parleremo delle sue tradizioni liutarie famose in tutto il mondo e vi guideremo attraverso i sapori autentici della cucina locale. Inoltre, vi daremo suggerimenti pratici su dove parcheggiare e come muoversi per godere al meglio di questa città. Rimanete con noi fino alla fine, perché scopriremo anche dove assaggiare i migliori piatti cremonesi e vi daremo consigli per un pranzo o una cena indimenticabile. Prima di entrare nei dettagli, ecco le informazioni essenziali per raggiungere e parcheggiare comodamente in questa location. Per rimanere aggiornato, ti invito a iscriverti al canale e supportare il contenuto con un like. Grazie! Se arrivate a Cremona in auto, vi consigliamo di parcheggiare presso Piazza Marconi, un parcheggio coperto e ben posizionato a pochi passi dal centro storico. È comodo, sicuro e vi permetterà di iniziare subito la vostra visita senza perdere tempo. Un'altra opzione è il parcheggio Massarotti, leggermente più distante ma comunque pratico. Per chi preferisce il treno, Cremona è ben collegata dalle principali città lombarde come Milano, Brescia e Mantova. La stazione ferroviaria si trova a circa 10 minuti a piedi dal centro storico, rendendo questa opzione non solo ecologica, ma anche estremamente pratica. La vostra visita a Cremona inizia nel cuore pulsante della città, Piazza del Comune, uno dei luoghi più iconici e affascinanti d'Italia, considerata una delle piazze medievali meglio conservate del paese. Questa piazza non è solo il centro geografico, ma anche culturale e storico, dove si intrecciano secoli di arte, architettura e vita cittadina. Il fulcro della piazza è la maestosa cattedrale di Santa Maria Assunta, un capolavoro assoluto di arte romanica che, grazie alle influenze gotiche e rinascimentali, rappresenta un simbolo di grandezza e raffinatezza architettonica. L'esterno è uno spettacolo di dettagli scolpiti, con la sua facciata decorata da bassorilievi e statue che raccontano storie bibliche. Accanto alla cattedrale svetta il celebre Torrazzo di Cremona, il campanile in mattoni più alto d'Europa, con i suoi imponenti 112 metri. Questo simbolo della città è una sfida che vale la pena affrontare. Salite i 502 gradini della scala interna e sarete ricompensati da una vista mozzafiato. Dall'alto potrete ammirare un panorama unico che si estende dalla città alla vasta pianura padana, abbracciando tetti, campi e l'orizzonte lontano. Prima di scendere, visitate il Museo del Torrazzo, un piccolo gioiello che racconta la storia di questa straordinaria struttura. Qui troverete anche un affascinante orologio astronomico, tra i più grandi al mondo, un capolavoro di ingegneria che mostra le fasi lunari e i movimenti delle costellazioni. Non molto distante, l'attenzione si sposta sul Battistero, un edificio di rara bellezza risalente al XII secolo. La sua forma ottagonale, simbolo di perfezione e rinascita, cattura lo sguardo, mentre l'interno vi accoglie con un'atmosfera solenne e un'acustica straordinaria, che rende ogni suono un'esperienza emozionale. Proseguendo, a pochi passi dalla piazza vi attende il Palazzo Comunale, cuore della vita civile di Cremona fin dal Medioevo. Questo edificio imponente, con le sue sale decorate e gli affreschi che raccontano la storia cittadina, vi farà viaggiare nel tempo. All'interno troverete anche una collezione di strumenti musicali storici, un assaggio della profonda connessione della città con l'arte del suono. Cremona non è solo una città d'arte, ma anche una capitale mondiale della musica, grazie alla sua secolare tradizione liutaria. Qui sono nati maestri come Stradivari, Guarneri e Amati, i cui strumenti sono ancora oggi considerati tra i migliori al mondo. Per scoprire questo incredibile patrimonio, non perdete il Museo del Violino, un luogo che celebra l'arte e la scienza della liuteria. In alcune giornate potreste avere la fortuna di assistere a concerti dal vivo nell'auditorium del museo,
dove i musicisti suonano capolavori storici, regalando un'esperienza indimenticabile. Prima di lasciare Cremona, fate una passeggiata lungo le sue vie storiche, magari fermandovi in una bottega di liutai. Qui potrete osservare da vicino la passione e la dedizione di artigiani che continuano una tradizione unica al mondo. Dopo una mattinata ricca di storia e cultura, è ora di concedersi una pausa gustosa. La cucina cremonese è una festa per il palato, con specialità come i tortelli di zucca, il bollito misto accompagnato dalla mostarda e il dolcissimo torrone. Per un pranzo o una cena completa, vi consigliamo Trattoria del Tempo Perso. Questo locale accogliente è noto per il suo menù che celebra la tradizione cremonese con piatti come i marubini in brodo e il bollito misto, preparati secondo ricette autentiche. Un'esperienza che combina sapori genuini e atmosfera familiare. Un'altra opzione è Osteria 700, situata in un elegante palazzo d'epoca. Qui l'ambiente raffinato si sposa con una cucina curata che valorizza i sapori del territorio, da non perdere i loro tortelli di zucca o il risotto alla crema di tartufo, per un viaggio nei sapori locali con un tocco di classe. Non dimenticate di acquistare un po' di torrone da Sperlari o Vergani, due delle migliori pasticcerie della città, per portare a casa un dolce ricordo di Cremona. Cremona è una città che sorprende, un mix di bellezza architettonica, tradizioni antiche e sapori indimenticabili. Se vi è piaciuta questa guida, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i nostri prossimi video dedicati alle città italiane ed europee. E nei commenti fateci sapere quale tappa vi ha incuriosito di più o avete qualche altra città che volete scoprire insieme a noi. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio e alla prossima avventura!